Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di un argomento che mi avete chiesto ultimamente. Sto cercando di creare dei contenuti un po' più continuity, quindi invece che fare dei contenuti semplicemente informativi, qualcosa da dire ok, oggi vi spiego come fare questo, oggi tutorial su questo, oggi questa cosa qua, sto cercando di fare dei contenuti in cui non solo ascolto un po' più il vostro feedback, quello che mi dite, ma anche fare rispondere un po' alle vostre domande. Quindi ultimamente l'altra volta ho fatto un video sui capelli e questa volta quindi mi avete chiesto, era un commento con alcuni mi piace, ok, ma ho capito come asciugare i capelli, ho capito la routine sui capelli, ho capito tutto questo, ma spiegaci come poter pettinare i capelli. Quindi oggi vi voglio spiegare come pettinare i capelli. In realtà è una cosa abbastanza semplice, dipende tanto anche dal tipo di capello e dipende anche dalla vostra routine, però se seguite la mia routine è una cosa abbastanza semplice, quindi vi invito a guardare in descrizione il link per i video della mia routine, quindi imparate prima la routine, utilizzare i prodotti giusti e dopo potete imparare anche ad asciugare i capelli bene e prima di asciugarli a pettinarli nel modo corretto. Altra cosa, per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco Delia, sono ex Mr. World Italia, lavorando nella moda full time per poi concedermi quasi totalmente dopo il periodo di Covid a diventare un content creator, quindi quello che faccio adesso è creare contenuti online, creo contenuti dal mondo del beauty, self-care, cura della persona in generale. Ultimamente mi sto spostando anche nell'ambito di crescita interiore, quindi motivazione, crescita interiore e anche spiritualità. Quindi quello che faccio da yogi è documentare il mio percorso di crescita, documentarlo sui social in modo che qualcuno possa magari apprezzare o imparare a motivare. Al momento qualcosa è anche un po' più nel mondo beauty, però cerco anche di portare qualcosa a livello interiore e magari pian piano le cose si confonderanno e vedremo come va. Sto anche facendo una live su Instagram, quindi se ogni tanto mi vedete nella videocamera guardare di qua è perché è una live su Instagram, quindi grazie mille anche a voi che mi seguite. Se avete qualsiasi domanda scrivetemela pure che dopo rispondo. Ok, come prima cosa, come pettinare i capelli. Il video sarà abbastanza breve perché in realtà non c'è tantissimo da dire, ci sono varie cose che si possono fare, però quello che consiglio, soprattutto se avete capelli lunghi, se avete capelli mossi, se avete capelli ricci e comunque non volete spezzare il capello perché bisogna stare attenti soprattutto a quello e volete renderlo un po' più definito, è quello che serve anche per districare il capello, non solo renderlo più bello ma anche più sano. Il mio consiglio è, anche se alcune persone dicono il contrario, che bisognerebbe farlo solo con i capelli nel momento in cui sono asciutti, il mio consiglio, quello con cui mi sono trovato meglio, anche perché col mio tipo di capello non si può fare altrimenti, è quello di lavarlo non solo coi capelli bagnati, ma nel momento in cui si ha il prodotto sopra. Quindi io che faccio quelle 2 docce a settimana, la faccio una volta shampoo e balsamo e una volta shampoo e maschera. Il momento in cui ho la maschera o lo shampoo è il momento in cui le tengo sopra per il maggior tempo possibile della doccia, quindi metti 10 minuti, 10-15 minuti, fate quanto volete. Nel momento in cui aspetto quindi lascio in posa un po' la maschera o il balsamo, quello che faccio è andare a fare tutto quello che devo fare con il corpo, finire la doccia, fare la doccia fredda e tutto. Tra l'altro il video di Wim Hof, se volete dargli un'occhiata, è sempre in descrizione sulle docce fredde e sull'esposizione al freddo, però quello che invece oggi voglio parlare è un po' della pettinatura, quindi vado anche a radermi e a pettinarmi i capelli. Come fare? Quando avete il prodotto sopra 2 volte massimo a settimana, c'è gente che lo fa tutti i giorni, se avete i capelli lisci si può fare, ci sono anche spazzole apposta per i capelli lisci, spazzole apposta per i capelli ricci. Io utilizzo un pettine, la spazzola per me è un disastro, se lo faccio i capelli diventano così, invece io utilizzo un pettine e non solo un pettine normale, ma è un pettine a denti larghi. I denti larghi servono per avere la definizione del riccio un po' migliore, quindi creare l'effetto boccolo, e anche un pettine in legno di sandalo. Perché legno di sandalo? Perché va a non rendere statici i capelli. Ma guarda, non riesce a mettere a fuoco. Va a non rendere statici i capelli, quindi aiuta poi quando il capello va ad asciugarsi per non renderlo tutto basi. Se hai i capelli lisci ci sono delle setole, quindi delle spazzole o anche dei pettini fatti in modo diverso. Ci sono anche quelli con le setole anche di origine animale, ci sono quelle di origine vegetale, ci sono vari tipi di setole, ognuno ha un po' la sua. Quello che faccio io è utilizzare questo, anche perché la spazzola tendenzialmente è quella che si utilizzerebbe nel momento in cui hai i capelli asciutti. Il pettine funziona un po' meglio in altre determinate occasioni. Nel mio caso io lo faccio solo 2 volte
prima di tutto, quindi nel momento in cui ho finito la doccia, ho fatto tutto e prima di risciacquare dall'ultimo prodotto faccio con i capelli. Come faccio? Prendi i capelli, sposti tutti da una parte, se li hai più corti cerca comunque di farlo lo stesso e parti dalle punte. Quello che devi fare è partire dalle punte, quindi avere gli ultimi 1-2 cm in fondo, perché se lo fai dall'inizio è un disastro, ti distruggi i capelli e si blocca per i nodi. Parti dal fondo e inizi piano piano a districare questa parte qua. Quando è tutto ben districato e non ci sono più nodi, non ti blocca più, ancora un po' più in su, poi un po' più in su, poi un po' più in su, poi più in su, fino a che non vai a fare tutto. Poi quando hai fatto tutto, sopra, dietro, davanti, anche dalla... Io faccio anche in questa direzione, quindi cerco di fare tutte le direzioni in modo da districare il più possibili, semplicemente vado a sciacquare, faccio l'ultima parte di doccia fredda e poi è finita la doccia. Quindi, e dopo inizia la parte di asciugatura, ma quello è un altro video a parte. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, quale pettine utilizzate voi. Ed ecco qua ragazzi, senza rendere il video troppo lungo, è semplicemente come pettino i capelli. Per qualsiasi altro consiglio comunque scrivetemi su Instagram, io rispondo volentieri. Iscrivetevi al canale per qualsiasi altra informazione o lasciatemi un commento con qualsiasi domanda e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!